Oh, ciao da Mr. Helmet, un video veloce. C'è una notizia interessante che è passata un po' in sordina, un po' troppo forse, perché si parla di supersport che non è mai appetibile, poverina. Eppure fra le motosportive quelle della cilindrata di mezzo sono le uniche che ormai si vendono e il campionato è quello potenzialmente più interessante. Parliamo del ritorno di Honda in Supersport, mica pizza e fichi, insomma mancava solo lei, se pensiamo che Suzuki ha ormai mollato tutto, anche se qualche talebano dell'informazione considera Moto America e IWC come qualcosa di significativo. Resta il fatto che va spiegato perché Honda torna e in che forma e cosa ci possiamo aspettare. Vorrei portarvi a capire come funzionano certe cose nel motorsport e come mai vanno in un certo modo che ad un primo impatto non si capisce. Se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet con lo shop, mi raccomando, e le donazioni, i super stickers, i super grazie tramite l'abbonamento. Una volta spendevamo 10 euro al mese per le riviste di moto, adesso bastano 5 centesimi al giorno a partire per sostenere un'informazione libera con contenuti quasi quotidiani. Allora, Honda torna nel World Super Sport con il team Mie MS Honda, McKenzie e Norodin in pista nel 2023. No, scusate, è questo l'articolo di World Superbike, ok? Quindi due team in uno, Mie e MS. Il team Mie è il team di Midori Moriwaki, no Moriwaki famiglia, solo Midori, c'è una differenza. La squadra, diciamo, mandata a quel paese in pratica da Altea, esasperata dall'approccio, mancanza di serietà e soldi, eccetera. Non mi voglio dilungare, ma il comunicato del team di Bevilacqua, lo ricordo bene, parlava chiaro, lo potete cercare anche voi. Come ha continuato la Superbike Mie, Honda Mie, lo abbiamo visto attraverso le sofferenze dei poveri Siarin e Mercado. Il malese Siarin è stato riconfermato nel 2023, sarà affiancato da Granado, che probabilmente soffrirà accanto a lui. Mercado è invece fuggito. Accanto a Mie compare la sigla MS, che sarà la parte che curerà la Supersport con le CBR 600 RR guidate da Tarran McKenzie, inglese, e Adam Norrodin, che in realtà si chiama Muhammad Adam bin Mogh Norrodin, malese. Ma chi è MS Racing Team? Non un top team, ma comunque una squadra che le corse le sa fare. Dal 2018 gareggia in Supersport e in Supersport 300 con Yamaha. Il team MS Racing questo 2022 ha lottato fino alla fine per il titolo con Marc Garcia nella Supersport 300, mentre nel 2019 ha partecipato, oltre che nella Supersport 300, anche al mondiale Supersport, schierando delle Yamaha, vincendo gara 1 al circuito di Barcellona con Verdoia. Per quanto riguarda i piloti, la cosa è un po' atipica. McKenzie, 27 anni, è il campione del British Superbike 2021 e British Supersport 2016, quindi è un po' strano che vada su una Supersport al debutto. Norrodin, 27 anni invece, 24 anni invece, è un pilota con passaporto malese e valigia, è evidente. Dopo 3 stagioni in Moto3, miglior risultato, quinto posto, 7 gare in 2 anni in Moto2, miglior risultato, 22esimo posto, e 2 terzi posti nel campionato asiatico Superbike nella pista di casa di Sepang con BMW. Evidentemente è un pilota pagante. Ma perché? La domanda è: perché Honda, dopo 10 titoli mondiali Supersport, 104 vittorie, 283 podi, 98 pole position, torna in Supersport dopo 2 anni, che sembrano di più, con 2 piloti debuttanti nella categoria, di cui uno scarso, in un team buono solo a metà, per fortuna quella della Supersport, invece di affidarsi a un top team, dal punto di vista tecnico torna per fare una prova.
non è evidentemente HRC a tornare in pista, ci torna il team MS di Felix Garrido, che è un buon team spagnolo, ma non c'è l'ombra di HRC. Però Garrido non deve ringraziare Mie Moriwaki come si legge nei comunicati, perché forse è il contrario. In realtà Honda, non in prima persona, ma probabilmente attraverso una filiale di un paese asiatico, prova a vedere se le cose possono funzionare, affidando 2 moto ad un buon team Supersport, cogliendo l'occasione così per aiutare finanziariamente Mie Moriwaki, che comunque non aveva il posto in Supersport, si è dovuta comunque fondere. Cosa farà per MS Mie Moriwaki, che da anni rantola in Superbike, tanto che nel 2021 si era presa anche una pausa durante il mondiale perché non aveva i soldi? Farà da supporto logistico, smezzerà le spese e qualche sponsor e troverà il modo di continuare ad esistere, cosa altrimenti molto complicata. Tecnicamente la CBR 1000 Superbike di Mie non è nemmeno lontana parente della moto di Lecuone VR, che cambiano soltanto forcellone, piastre, serbatoio, cambio, telaio, e i risultati si sono visti. Il resto è evidente, a partire dal big sponsor in carena, che è sempre mancato e potrebbe invece arrivare quest'anno proprio grazie alla Supersport. Siarin porta i soldi, Granado porta il contributo di Honda Brasil e Norrodin come Siarin. Per quanto riguarda Honda, c'è un modo per testare la CBR 600 senza esporsi troppo, in modo che se le cose vanno bene si tratta di Honda, mentre se le cose vanno meno bene si tratta di un'esperienza privata. Eccolo qui il modo. È il modo che ha Kubata, direttore di HRC, per mettere il piedino in Supersport, supportare una filiale nazionale asiatica, appunto c'è Norrodin, e aiutare Midori Moriwaki ad alleggerire i costi. Fra le mie poche certezze della vita ce n'è una: la parte Supersport del team Moriwaki, ossia MS, farà decisamente meglio dei suoi compagni di box della Superbike. A Honda interesserà più MS che Mie, del resto un team vero Honda con una Superbike vera ce l'ha già. Ma Honda potrà sempre dire che non si tratta della Supersport ufficiale. L'impegno ufficiale di Honda arriverà solo se le cose andranno in un certo modo più avanti. Ok? Ciao da Mr. Helmet.